C'è gente che ti odia senza nemmeno conoscerti davvero, perché vedono in te qualcosa che loro non riusciranno mai ad avere. Ma quello che sto per rivelarti cambierà per sempre il modo in cui gestisci chi ti vuole vedere fallire. Esiste una forma di vendetta così devastante che i tuoi nemici non capiranno mai cosa li ha colpiti. Non servono parole, non servono confronti, serve solo una strategia che tra poco scoprirai e che Marco Aurelio chiamava la forza degli imperatori. Preparati, perché dopo questo video non sarai più la stessa persona. Il carburante della tua anima. C'è una verità che pochi comprendono davvero. La tua energia vitale è più preziosa dell'oro, ma a differenza dell'oro, una volta sprecata non torna più indietro. E qui sta il primo segreto devastante che ti renderà invincibile. Ogni mattina ti svegli con un conto corrente energetico. Non lo vedi, ma c'è. Ogni pensiero è una transazione. Ogni emozione è un pagamento. Ogni reazione è un prelievo. E la maggior parte delle persone va in bancarotta emotiva prima di colazione, sprecando tutto su gente che non merita nemmeno un centesimo della loro attenzione. Seneca lo sapeva bene quando scriveva: «Non abbiamo poco tempo, ne sprechiamo molto». Ma non parlava solo del tempo, parlava di quella forza vitale che ti permette di alzarti ogni giorno e dire: «Oggi costruirò qualcosa di importante». Quella forza che ti fa sognare in grande, che ti spinge oltre i limiti, che trasforma i tuoi impossibile in fatto. Ora, ascolta attentamente, perché quello che sto per dirti potrebbe sconvolgerti. Chi ti attacca, chi ti critica, chi cerca di ferirti, lo fa per un motivo molto specifico. Hanno riconosciuto il valore della tua energia. Sanno che se riescono a catturarti nella loro rete di dramma e negatività, tu non potrai più usare quella forza per superarli. È come se ti stessero derubando della benzina mentre sei in corsa verso il traguardo. Ma c'è qualcosa di ancora più profondo che devi capire. La qualità della tua energia determina la qualità della tua vita. Quando la sprechi su persone tossiche, su conversazioni inutili, su battaglie che non contano, quella energia si inquina, diventa pesante, densa, difficile da utilizzare per i tuoi veri obiettivi. È come mettere benzina sporca nel motore di un'automobile. La macchina va, ma non performerà mai al massimo. Marco Aurelio aveva un esercizio potente per questo. Ogni sera si chiedeva: «Oggi la mia energia è andata verso ciò che conta davvero». E se la risposta era no, il giorno dopo correggeva il tiro, perché aveva capito una verità fondamentale. Chi controlla la propria energia, controlla il proprio destino. Come fai a riconoscere quando stai sprecando energia? Il tuo corpo te lo dice. Senti quella tensione nel petto quando pensi a certe persone. Quello è il tuo sistema di allarme che ti avverte. Stai dando energia al posto sbagliato. Senti quella pesantezza quando ripensi a certe conversazioni? Quello è il tuo essere che ti sussurra: questa non è la tua battaglia. Il segreto più potente che ti posso rivelare è questo: l'energia protetta diventa energia moltiplicata. Quando smetti di darla a chi non la merita, non solo la conservi, ma la amplifichi. È come liberare una diga. Tutta quell'acqua che era trattenuta improvvisamente diventa una forza inarrestabile. E qui arriva la parte che li farà impazzire. Quando proteggi la tua energia, quando smetti di reagire alle loro provocazioni, loro si accorgono del cambiamento. Sentono che non riescono più a raggiungere quella parte di te che prima era vulnerabile. E questo li destabilizza profondamente, perché perdono il controllo che credevano di avere su di te. Ma attenzione! Proteggere la tua energia non significa diventare freddi o distaccati. Significa diventare selettivi. Significa scegliere con cura dove investire questa risorsa preziosa. Come un investitore saggio che non butta i soldi in aziende in fallimento, tu non butterai più la tua forza vitale in relazioni che ti prosciugano. Questa sera, prima di andare a dormire, prendi un quaderno e dividi la pagina in 2 colonne. Nella prima scrivi: energia sprecata oggi. Nella seconda, energia investita bene oggi. Sii brutalmente onesto. Dopo una settimana vedrai chiaramente dove stai perdendo il tuo potere e dove lo stai costruendo. Questo esercizio ti aprirà gli occhi su schemi che forse non avevi mai notato.
quando i tuoi risultati parlano più forte delle tue parole. Qui sta il secondo segreto che trasformerà la tua vita. Il successo è l'unica lingua che tutti capiscono, anche chi finge di non sentirti. Non sto parlando del successo che mostri sui social per fare invidia. Sto parlando di qualcosa di molto più profondo e devastante. Epitteto diceva: non spiegare la tua filosofia, incarnala. E questa è l'arma più potente che possiedi. Quando smetti di perdere tempo a convincere gli altri del tuo valore e inizi a dimostrarlo con i fatti, accade qualcosa di magico. Diventi inattaccabile. Pensa a questo scenario. Mentre loro perdono ore a parlare di te, a criticarti, a cercare di screditarti, tu stai costruendo. Loro sono fermi, bloccati nella loro negatività. Tu sei in movimento, sempre più lontano, irraggiungibile. È come una gara tra chi corre e chi resta fermo a guardare. Chi vincerà? C'è un aspetto che molti non considerano. Il vero successo, quello che li terrorizza davvero, non è fatto solo di risultati esterni, è fatto di pace interiore, è fatto di autostima solida, è fatto di relazioni sane, è fatto di sonni tranquilli, è fatto di giorni vissuti senza il peso del rancore. Quando raggiungi questo tipo di successo, quando la tua vita diventa così piena di significato che non c'è più spazio per l'amarezza, loro lo percepiscono, lo vedono nel modo in cui cammini, nel modo in cui parli, nel modo in cui reagisci o non reagisci alle situazioni difficili. E questo li sconvolge, perché si aspettavano di vederti soffrire, di vederti lottare, di vederti ancora impantanato nei drammi del passato. Ma tu no, sei andato oltre. Hai trasformato il dolore in saggezza. Hai trasformato le delusioni in determinazione. Hai trasformato gli attacchi in opportunità di crescita. E questa trasformazione è la vendetta più silenziosa e potente che esista. Seneca aveva un'intuizione geniale su questo. Ogni giorno, ogni ora ci offre una buona azione. E quando tu ti concentri su queste buone azioni, quando costruisci una vita fatta di contributi positivi, invece che di battaglie negative, stai scrivendo una storia che nessuno può riscrivere. Ora ti rivelo qualcosa che potrebbe cambiare tutto. Il successo di cui sto parlando non è lineare, non è fatto solo di vittorie, è fatto anche di come gestisci le sconfitte, è fatto di come ti rialzi quando cadi, è fatto di come mantieni la dignità anche quando tutto sembra andare storto. E questo tipo di successo, questo tipo di forza interiore, è quello che li fa impazzire davvero, perché si aspettano di vederti crollare alla prima difficoltà. Si aspettano che la prima sconfitta ti riporti da loro, umiliato e sconfitto. Ma quando tu prendi anche le sconfitte e le trasformi in gradini per salire più in alto, quando dimostri che niente può abbatterti davvero, allora capiscono di aver perso per sempre. Il tuo successo non deve essere una dimostrazione per gli altri, deve essere una celebrazione per te stesso, deve essere la prova che hai scelto di crescere invece di rimanere fermo. Che hai scelto di costruire invece di distruggere, che hai scelto di amare la tua vita invece di odiare la loro. Scegli un'area della tua vita dove vuoi vedere miglioramenti concreti nei prossimi 90 giorni. Può essere la salute, il lavoro, le relazioni, un hobby. Scrivi 3 azioni specifiche che farai ogni settimana per migliorare in quell'area. Non dirlo a nessuno. Lavora in silenzio. Dopo 90 giorni, i risultati parleranno da soli. Questo esercizio ti insegnerà il potere del progresso silenzioso. La forza invincibile del cuore sereno. Adesso arriviamo al cuore di tutto. La pace non è quello che pensano la maggior parte delle persone. Non è rassegnazione. Non è debolezza. La pace è il superpotere degli invincibili. È l'arma segreta di chi ha capito come funziona davvero il mondo. Marco Aurelio, nel mezzo delle guerre, scriveva: «Puoi liberarti da molte cose inutili che ti disturbano, perché esistono interamente nella tua immaginazione». Capisci la profondità di questa frase? L'imperatore più potente del mondo aveva capito che la vera battaglia non si combatte fuori, ma dentro. Ora ti spiego perché la pace li terrorizza più di qualsiasi reazione aggressiva. Quando tu urli, quando ti arrabbi, quando reagisci,
loro hanno vinto. Hanno ottenuto quello che volevano, il controllo delle tue emozioni. Ma quando rimani calmo, quando mantieni quella serenità profonda che viene dalla consapevolezza di chi sei davvero, li lasci completamente spiazzati. È come quando un bambino fa i capricci per attirare l'attenzione. Se reagisci, il bambino sa che il suo metodo funziona e continuerà. Ma se rimani calmo, se non gli dai la reazione che cerca, il bambino si calma perché capisce che quel comportamento non porta risultati. Ecco il segreto che cambierà tutto. La pace non è l'assenza di problemi. La pace è la presenza di una forza così salda dentro di te che i problemi esterni non possono più toccarla. È come avere un santuario interiore dove nessuno può entrare senza il tuo permesso. Seneca lo spiegava ai suoi allievi così: niente è nostro tranne il tempo. Ma aggiungeva anche che niente è nostro tranne la nostra reazione al tempo che viviamo. E quando tu scegli reazioni di pace invece che di guerra, stai scegliendo di essere il padrone della tua vita invece che lo schiavo delle circostanze. Ma come si raggiunge questa pace? Non è qualcosa che arriva dall'esterno, è qualcosa che coltivi dentro. È come un giardino segreto che innaffi ogni giorno con pensieri di gratitudine, con atti di gentilezza verso te stesso, con la scelta consapevole di non lasciarti trascinare nel fango delle polemiche inutili. Epitteto, che era stato schiavo e aveva conosciuto la vera sofferenza, diceva: «Ricordati che sei un attore in un dramma scritto da qualcun altro», ma aggiungeva anche che tu puoi scegliere come interpretare il tuo ruolo, puoi scegliere di interpretarlo con dignità, con grazia, con pace. E qui sta la parte più potente. Quando emani pace, quando la tua presenza diventa sinonimo di calma e serenità, succede qualcosa di incredibile. Le persone iniziano a cercarti, iniziano a vederti come un rifugio in un mondo pieno di tempeste, iniziano a rispettarti in un modo che non avevano mai fatto prima. I tuoi nemici si accorgono che non riescono più a raggiungerti. È come se tu fossi salito su una montagna così alta che le loro frecce non arrivano più. E questo li frustra profondamente, perché perdono l'unico potere che credevano di avere su di te, il potere di disturbare la tua pace. La cosa bellissima è che questa pace diventa contagiosa. Chi ti sta intorno inizia a sentirsi più calmo. I tuoi figli, i tuoi amici, i tuoi colleghi iniziano a vedere in te un esempio di come si può vivere senza essere costantemente in guerra con il mondo. Ogni mattina, appena sveglio, prima di controllare il telefono o fare qualsiasi altra cosa, prenditi 5 minuti. Siediti in silenzio e ripeti mentalmente: oggi scelgo la pace. Visualizza te stesso che affronti le sfide della giornata con calma e serenità. Se durante il giorno senti che stai perdendo la pace, fermati, respira 3 volte profondamente e ricorda: io scelgo la pace. Dopo un mese noterai un cambiamento profondo nel modo in cui reagisci alle situazioni difficili. L'arte di costruire un destino indistruttibile. Ora arriviamo al punto che separa chi vince davvero nella vita da chi rimane sempre fermo a lamentarsi. Il tuo percorso, la tua strada, il tuo destino non sono casuali. Sono il risultato di 1000 piccole scelte quotidiane. E la scelta più importante che puoi fare è questa: decidere che il tuo futuro è più importante del tuo passato. Marco Aurelio aveva un'abitudine potente. Ogni mattina si ricordava: oggi incontrerò persone che mi daranno fastidio, che mi deluderanno, che cercheranno di ferirmi. Ma io so già come reagirò, con saggezza, con pazienza, con distacco. Non sperava che il mondo fosse diverso, si preparava ad essere lui diverso. Ecco la parte che molti non capiscono. Quando rimani concentrato sul tuo percorso, quando le loro provocazioni non riescono più a deviarti dalla tua strada, non li stai solo ignorando, stai costruendo qualcosa di molto più potente. Stai costruendo un destino che nessuno può toglierti. Pensa a questo: ogni volta che ti fermi per rispondere a una provocazione, per entrare in una polemica, per giustificarti con chi ha già deciso di non capirti, stai facendo una deviazione dal tuo percorso. È come se stessi andando verso una destinazione importante e qualcuno ti convincesse a fermarti ogni chilometro per litigare con lui. Arriveresti mai a destinazione?
Seneca aveva una metafora perfetta per questo. Diceva che la vita è come navigare in mare. Puoi controllare la vela e il timone, ma non puoi controllare il vento e le tempeste. Quello che puoi controllare è rimanere sulla rotta verso il porto che hai scelto, indipendentemente da quello che succede intorno. E qui sta il segreto che li renderà impotenti per sempre. Quando tu diventi così concentrato sui tuoi obiettivi che le loro distrazioni non ti toccano più, loro perdono qualsiasi capacità di influenzare la tua vita. È come se diventassi trasparente ai loro attacchi. Le loro frecce ti attraversano senza ferirti. Ma c'è qualcosa di ancora più profondo. Quando costruisci un percorso fatto di valori solidi, di obiettivi chiari, di azioni coerenti, stai creando una forza gravitazionale che attira tutto ciò che è allineato con i tuoi valori e respinge tutto ciò che non lo è. È come diventare un magnete che attrae solo il bene. Epitteto insegnava ai suoi studenti: non chiedere che le cose accadano come vuoi tu, ma accetta che accadano come accadono e sarai felice. Ma questa non è rassegnazione passiva, è accettazione attiva. È la capacità di adattare la strategia senza cambiare la destinazione. E qui arriva la parte che trasformerà completamente la tua prospettiva. Il tuo percorso non è solo tuo, è anche un esempio per tutti quelli che ti guardano, i tuoi figli, i tuoi amici, le persone che ti stimano. Quando dimostri che si può rimanere fedeli ai propri valori anche sotto attacco, quando dimostri che si può costruire qualcosa di bello anche in mezzo al caos, stai ispirando altri a fare lo stesso. I tuoi detrattori vedono che stai andando avanti nonostante tutto quello che hanno fatto per fermarti. Vedono che le loro interferenze non solo non ti hanno danneggiato, ma in qualche modo ti hanno reso più forte, più determinato, più concentrato. E questo li lascia senza parole, perché alla fine la vendetta più completa non è distruggere i tuoi nemici, è costruire una vita così bella, così piena di significato, così allineata con i tuoi valori più profondi, che la loro presenza o assenza diventa completamente irrilevante. Scrivi la tua costituzione personale, 3 valori fondamentali che non tradiresti mai, qualunque cosa succeda. Poi scrivi 3 obiettivi a lungo termine che sono allineati con questi valori. Ogni sera, prima di andare a dormire, chiediti: le mie azioni di oggi mi hanno avvicinato ai miei valori e ai miei obiettivi. Se la risposta è sì, celebra. Se è no, pianifica come fare meglio domani. Questo esercizio ti aiuterà a rimanere sulla tua rotta anche nelle tempeste più forti. Il trionfo silenzioso che scrive la storia. E ora arriviamo al capitolo finale, quello che sigilla per sempre la tua trasformazione. Esiste un tipo di vittoria che non ha bisogno di trofei, di riconoscimenti, di testimoni. È la vittoria di chi ha imparato a vincere la guerra più importante, quella contro la versione peggiore di se stesso. Marco Aurelio, nel pieno del suo potere, scriveva: «La miglior vendetta è non assomigliare al nemico». E in questa frase c'è racchiusa tutta la saggezza di un uomo che aveva capito il segreto dell'immortalità, non quella del corpo, ma quella dell'esempio. Ora ti spiego perché questa vittoria è così devastante per chi ti vuole male. Si aspettano che tu scenda al loro livello, si aspettano che tu diventi come loro, amareggiato, vendicativo, pieno di rancore. Si aspettano che la loro negatività ti contagi e ti trasformi in una versione peggiore di te stesso. Invece tu fai l'opposto, prendi il loro veleno e lo trasformi in nettare. Prendi i loro attacchi e li trasformi in opportunità di crescita. Prendi la loro rabbia e la trasformi nella tua pace. E questo li disarma completamente, perché non sanno più come raggiungerti. Seneca aveva un'intuizione profonda su questo. Diceva: ogni giorno è un passo verso l'eternità. E quando tu scegli, ogni giorno, di essere la versione migliore di te stesso, nonostante tutto quello che ti viene fatto, stai scrivendo una storia che durerà molto più a lungo di qualsiasi polemica, di qualsiasi attacco, di qualsiasi tentativo di ferirti. C'è qualcosa di ancora più potente che devi capire. Questa vittoria non è solo tua, è di tutti quelli che ti guardano e si ispirano al tuo esempio. È dei tuoi figli che imparano da te che si può reagire alla cattiveria con la gentilezza. È dei tuoi amici
che vedono in te la prova che si può mantenere la dignità anche sotto attacco. Qui sta il paradosso più bello. Quando smetti di cercare vendetta, ottieni la vendetta più completa che esista. Quando smetti di voler ferire chi ti ha ferito, ottieni la soddisfazione più profonda che si possa immaginare, perché vedi i tuoi nemici confusi, disarmati, incapaci di capirti. Epitteto, che aveva conosciuto la vera sofferenza essendo stato schiavo, aveva capito una verità rivoluzionaria. Nessuno può ferirti senza il tuo permesso. E quando tu ritiri questo permesso, quando decidi che niente e nessuno può più toccare la tua pace interiore, diventi veramente libero. La parte più bella di questa vittoria è che non finisce mai. Non è come vincere una gara che dura un giorno e poi finisce. È una vittoria che si rinnova ogni mattina quando ti svegli e scegli di nuovo di essere la persona che vuoi essere. È una vittoria che cresce nel tempo, che si rafforza con l'esperienza, che diventa sempre più solida. Mentre loro rimangono fermi, bloccati nella loro amarezza, tu continui a evolvere, continui a crescere, continui a diventare una versione sempre migliore di te stesso. E questa crescita costante è la vendetta più silenziosa e potente che esista. Anni passeranno, loro saranno ancora lì, a raccontare le stesse storie, a nutrire gli stessi rancori, a vivere nella stessa prigione emotiva che si sono costruiti. Tu, invece, sarai così lontano da quella persona che eri quando tutto è iniziato che a stento ti ricorderai di loro. E quando qualcuno ti chiederà «Come hai fatto?» Come sei riuscito a superare tutto quello che ti hanno fatto? Tu sorriderai e dirai: ho scelto di essere più grande del problema, ho scelto di essere migliore della situazione, ho scelto di trasformare il dolore in saggezza. Questa è la tua eredità, questa è la tua vittoria, questa è la vendetta più silenziosa e devastante che esista, una vita vissuta pienamente, nonostante tutto e tutti. Scrivi una lettera al te stesso di 10 anni nel futuro. Racconta chi sei diventato, cosa hai costruito, come hai trasformato le sfide di oggi in vittorie di domani. Descrivi la pace che hai raggiunto, le relazioni che hai costruito, l'impatto positivo che hai avuto su altri. Conserva questa lettera e rileggila ogni volta che senti di perdere la strada. Ti ricorderà sempre verso dove stai andando e perché vale la pena continuare. Ora lo sai, hai tutti gli strumenti. Non ti resta che scegliere, rimanere intrappolato nel loro gioco o salire su un livello dove non possono più raggiungerti. La vendetta più devastante che esista è una vita vissuta in pienezza. La tua pienezza. Grazie per aver ascoltato. Che tu possa sempre scegliere la grandezza. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.